Con la R sola, sì, perché a Roma si raddoppiano tutte le consonanti, ma sulla birra si fa eccezione, diventa birra, come chitarra e carro armato, è suo errore. Ok, la buttiamo su Goriardi, dico, perché a noi piace così. Sì, ci piace andare a fare due giri, infagarci per bene e poi alla fine condivide una bella birra per farsi due risate e riidratarsi. Anche per distinguersi un po' dai pedalatori super pro, vai, integratori, sali minerali, gizzi, pedala. No, a noi ci piace di potercene nella vita. Quindi, fine pedalata, una bella birra, non ce n'è. Sulla birra sono stati condotti parecchi studi scientifici per capire l'effetto che fa sull'organismo ed è venuto fuori che proprio come integratore non è niente male. Infatti, rispetto alle bevande classiche che si utilizzano in ambito sportivo, innanzitutto contiene molti meno zuccheri e una discreta quantità di sali minerali, tra cui magnesio, calcio e vitamine del gruppo B, che sono quelle che si consumano molto durante uno sforzo sportivo intenso. Quelle artigianali poi hanno anche un elevato contenuto di fosforo e di calcio. Pare anche che il luppolo abbia un interessante effetto neuroproduttivo, quindi pomolo scemi. A parte anche il bouquet floreale che hanno quelli artigianali, che a me sono molto gradite e anche appaganti. La birra ha inoltre un ridotto contenuto alcolico, la qualcosa ha un interessante effetto sul sistema simpatico, che vuol dire sostanzialmente ci consente di essere più socievoli, abbassa un po' le inibizioni, ci rilassa e quindi la relazione risulta più tranquilla e più sciolta. Attenzione, vale il principio che non è che più ce ne metti più ce ne trovi, perché al contrario un eccesso di alcol fa male, innanzitutto avvelena il fegato, appesantisce il fisico e noi siamo spiriti, mica ci possiamo andare a breve. Avevo accennato agli aspetti fisiologici della birra, ma non vanno trascurati quelli sociali. Infatti bere una birra insieme diventa un atto di condivisione. La parola condivisione, la parola compagno, viene dal latino companis e fa proprio riferimento al fatto di condividere un cibo insieme. Quindi condividere un cibo in compagnia fa delle persone dei compagni. Peraltro, sempre per ricorrere un altro po' di latinorum, come diceva Manzoni, la parola birra viene proprio dalla parola bibere, sempre dal latino, quindi identificando per antonomasia l'azione del bere con la birra. Nel 3000 a.C. circa le popolazioni intorno al Mediterraneo cominciano a diventare più stanziali, a coltivare la terra e a cercare delle fonti di acqua un po' più affidabili, diciamo, di quelle occasionali. Scoprono che, soprattutto con l'orzo, la fermentazione di alcune piante produce una bassa gradazione alcolica, nonché alcune proprietà antibiotiche. Queste servivano perfettamente per rendere l'acqua potabile. Così, lungo diversi millenni, il processo di produzione, anzi di purificazione dell'acqua, passa attraverso la produzione della birra. Solo nel Medioevo, grazie ai frati e trappisti, si comincia ad utilizzare il luppolo, quindi come dire, ad arricchire questa bevanda di profumi nuovi, di nuovi sapori, di tecniche anche produttive che ora si tramandano fino a... Facciamo un salto di qualche secolo e arriviamo in Inghilterra a inizio 800, in piena rivoluzione industriale. La birra è diventata la bevanda preferita della nascente classe operaia. Costa poco, reidrata e aiuta un po' anche a rilassarsi dopo un'alienante giornata ripetitiva in fabbrica. E queste persone si riuniscono, come anche qui in Italia, in particolari taverne chiamate pub, e lì consumano litri e litri di birra, non come noi sportivi che abusano un po', esagerano, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, come scriveva Manzoni. Questo per dire che la birra è una bevanda forse più diffusa a livello globale che possiamo trovare. La troviamo persino in Giappone, le hanno di Otsumi. Questo per dire che poi ogni popolazione ha sviluppato una sua particolare variante, quella più legata a un luppolo di una certa zona, quella più legata a un procedimento di un determinato monastero. Più varie aggiunte, birra e Coca-Cola, birra e whisky, birra e menta. Quella mia preferita francamente è quella con limone, sviluppata dai tedeschi e in Austria in particolare. 50% birra, 50% limonata, chiamata per appunto Radler, che è tedesco vuol dire ciclista. Guarda un po', per idratarsi, fantastica. Ebbene, adesso tiratemi 3 buone ragioni per non bere birra. E ne parliamo di fronte a birra. Beh, vi piace la birra? Allora mettete un like a questo video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per scoprire quando e dove ci berremo un'altra birra. Ciao ciao!